Ci auguriamo ovviamente che non succeda mai, ma se dovesse verificarsi ciò che taluni hanno teorizzato, cioè il piombare in un nuovo medioevo, in una sorta di apocalisse, non sarebbe solo necessario riuscire a reperire cibo, acqua, fuoco per riscaldarsi, fuoco per cucinare. Sarebbe purtroppo necessario anche sapersi difendere come facevano gli antichi. In una situazione apocalittica, in un nuovo medioevo, le armi da fuoco, esaurite le munizioni, diventerebbero dei carini soprammobili, quindi sarebbero inutilizzabili. Tra l'altro, possedere delle armi da fuoco necessita di numerose autorizzazioni e è raro che se ne possegano. Quindi se dovessimo precipitare in una situazione di emergenza e dovessimo per forza difendere noi stessi, i nostri beni, i nostri cari, il nostro domicilio, le nostre scorte di acqua e di cibo, non avremmo altra alternativa che tornare all'antico. In antico gli attrezzi agricoli e le armi erano tutt'uno. Va da sé che poi con l'evoluzione alcuni attrezzi agricoli si specializzarono per essere utilizzati come armi. Quindi se dovessimo avere la necessità di difendersi perché non c'è nessuno da chiamare in caso di emergenza, in caso di necessità, per prima cosa potremmo valutare di utilizzare i nostri attrezzi agricoli, come per esempio questa ascia, non solo per l'agricoltura, ma anche come armi per tenere a distanza eventuali nemici. L'ascia è un attrezzo e un'arma ancestrale, era l'arma preferita dai vichinghi, è facile da utilizzare e riesce a tenere facilmente a distanza eventuali aggressori. Al contrario del coltello, non necessita di una specifica preparazione. L'arte del coltello che io conosco è molto bella, ma inevitabilmente, avvicinando la distanza all'avversario, può comportare inevitabili pericoli, quindi di ferirsi e di mettere a repentaglio la nostra vita. In caso di necessità possiamo anche convertire un falcetto, in questo caso un falcetto cinese, in una sorta di lancia molto lunga, in grado di tenere a distanza eventuali soggetti pericolosi. Basterà smontare l'alloggiamento originale, prendere un bastone più lungo di qualsiasi tipo, quindi anche da un albero, ovviamente un ramo secco e abbastanza adeguato, e praticare dei fori, infilarlo e sarà un'arma a tutti gli effetti. Tutti abbiamo in casa dei coltelli da cucina. Come già detto, l'arte del coltello è difficile da imparare e pericolosa da mettere in pratica. È quindi più facile, a scopo di difesa personale e quindi, ripeto, per proteggere se stessi, i propri cari e i propri accumuli di beni, acqua, eccetera, convertire un coltello da cucina in una lancia. Diventa una lancia molto pericolosa e chiaramente in grado di tenere a distanza i nemici e sicuramente in grado di intimorirli, se ovviamente sono armati con armi rudimentali di qualità inferiore. Chiaro che se un nemico è armato di pistola non c'è niente da fare, ma supponiamo di essere in un contesto neo-medievale in cui nessuno più ha a disposizione delle armi da fuoco. Questa lancia, in caso di necessità, potrebbe essere utilizzata anche per la caccia. Ripeto, in caso di necessità non c'è più niente da mangiare, ci sono poche scorte e la necessità primaria è cibarsi e quindi si deve ricorrere anche alla caccia o anche alla pesca.
Per costruire una lancia partendo da un coltello da cucina basterà smontare l'alloggiamento originale, quindi il manico originale, recuperare un bastone agricolo, in questo caso un bastone da rastrello, praticare una fessura con una sega, praticare i fori corrispondenti al manico del coltello, incastrare, avvitare, magari con delle viti in acciaio inox o in ottone, in maniera che non si arrugginiscano, e poi sigillare con dello stucco o altri tipi di malta o delle resine o del bitume naturale. Ovviamente queste sono armi di scena, quindi non sono state costruite a scopo offensivo, sono state costruite solo per illustrare l'argomento di questo tutorial. Sperando ovviamente che non sia mai necessario difendersi da nessun aggressore utilizzando queste armi e auspicando ovviamente che non si verifichi mai un futuro medioevo, buona difesa a tutti. Arrivederci.